Lezione 1. Home Sweet Home. Ehi Anna, stavo pensando di ridipingere la mia casa. Sembra eccitante. Quali articoli stai pensando di aggiungere? Sto cercando dei mobili nuovi per rinfrescare il mio salotto. Certo, sarei felice di aiutarti in questo. Che stile hai in mente? Sono propenso a un'estetica moderna con linee pulite e minimo ingombro. Ottima scelta. I design moderni possono davvero aprire uno spazio. Hai bisogno di suggerimenti per pezzi specifici? Sì, sono particolarmente interessato a un nuovo divano. Qualche consiglio? Di recente ho visto una bellissima sedia componibile che era allo stesso tempo elegante e confortevole. Sembra perfetto. Il comfort è fondamentale, soprattutto per un soggiorno. Assolutamente. E che mi dici delle sedie accent? Possono aggiungere un tocco di colore o consistenza. Questo è un buon punto. Un paio di sedie dai colori vivaci potrebbero davvero migliorare la stanza. Esattamente. Puoi scegliere un tessuto audace o un motivo interessante per fare una dichiarazione. Adoro l'idea di usare dei pattern. Che mi dici dei tavolini da caffè? Un tavolino da caffè in vetro può creare un'atmosfera ariosa mantenendo intatta l'atmosfera moderna. È un suggerimento intelligente. Amplierebbe visivamente lo spazio. Sì, e non dimenticate l'illuminazione. Una lampada ad effetto può essere sia funzionale che decorativa. Non ci avevo pensato. Una lampada unica potrebbe davvero unire la stanza. Giusto. Inoltre, considera di aggiungere un po' di verde con piante d'appartamento. Danno vita a qualsiasi spazio. Sono assolutamente d'accordo. Hai delle piante d'appartamento preferite facili da curare? Sì, le piante di serpente e i pothos richiedono poca manutenzione e hanno un bel aspetto in casa. Perfetto. Non sono il migliore a mantenere in vita le piante, quindi una manutenzione ridotta è l'ideale. Capisco perfettamente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio per il proprio stile di vita. Parlando di equilibrio, cosa ne pensi dell'arte murale? L'arte murale è un modo fantastico per esprimere la tua personalità. Alcuni pezzi di grandi dimensioni possono creare un punto focale. Mi piace l'idea. Potrei mostrare il lavoro di alcuni artisti locali. È un modo meraviglioso per sostenere la comunità e aggiungere un tocco personale alla tua casa. Esattamente. Sto diventando sempre più entusiasta di questo progetto. Lo capisco. Sembra che sarà una trasformazione divertente. Sicuramente lo farà. Ti terrò aggiornato sui miei progressi e forse ti inviterò anche per una rivelazione. Lezione 2. Le pietre miliari della gioia. Ehi Anna, hai provato la gioia di guardare un bambino crescere e raggiungere quegli entusiasmanti traguardi? Assolutamente. C'è qualcosa di magico in tutte le prime che attraversano. Giusto? Ricordo la prima volta che mia nipote ha dormito tutta la notte. Mi è sembrato un miracolo. Oh, posso immaginarlo.
È un momento così importante sia per il bambino che per i genitori. Lo è davvero. E poi c'è il primo sorriso, che esperienza struggente. Sì, quei piccoli sorrisi possono illuminare un'intera stanza. È come una ricompensa per tutto il duro lavoro. Esattamente. E non dimenticate la prima volta che strisciano. È un grande passo verso l'indipendenza. Sicuramente. È un momento emozionante, ma significa anche una maggiore protezione per i bambini in casa. Ah, così vero. All'improvviso, tutto diventa un potenziale pericolo. Giusto. E poi c'è l'emozione delle loro prime parole. Cosa pensi che significhi? Immagino sia pieno di gioia e risate. Sentire un bambino dire mamma o papà deve essere indimenticabile. Lo è davvero. Queste parole sono come musica per le orecchie di un genitore. E la prima volta che fanno un passo. Wow, è una svolta. Assolutamente. È come se avessero sbloccato un nuovo mondo di esplorazione. Posso solo immaginare l'orgoglio che i genitori devono provare in quei momenti. Deve essere travolgente. Ogni pietra miliare è un promemoria della velocità con cui crescono. Sì, ed è agrodolce perché mentre festeggi, ti rendi anche conto che stanno diventando più indipendenti. Questo è un ottimo punto. È un mix di gioia e nostalgia man mano che crescono. Hai mai pensato a come questi momenti influiscono sullo sviluppo di un bambino? Sicuramente. Ogni pietra miliare accresce la loro fiducia e curiosità per il mondo. È affascinante. E quei piccoli traguardi diventano la base per il loro futuro. Esattamente. È un bellissimo viaggio di crescita e scoperta. Adoro il modo in cui queste pietre miliari creano ricordi duraturi per le famiglie. Sì, riuniscono tutti, creando un legame che dura tutta la vita. È un meraviglioso promemoria della gioia che deriva dall'essere genitori. Di sicuro. Ogni primo è una festa, ed è qualcosa da amare. Non vedo l'ora di sentire altri primati quando i miei amici metteranno su famiglia. Lezione 3. Abitudini sane. Ehi Anna, una cosa a cui ho pensato ultimamente è come dovremmo gestire le nostre abitudini alimentari. Questo è un argomento interessante. Certo, non dovremmo affatto mangiare troppo. La moderazione è fondamentale. Assolutamente. Ma un'altra cosa molto importante è scegliere i cibi giusti. Sì, gli alimenti ricchi di nutrienti possono fare un'enorme differenza nel modo in cui ci sentiamo e funzioniamo quotidianamente. Ho notato che quando mangio più frutta e verdura, ho più energia durante il giorno. Questa è un'ottima osservazione. Hai provato a incorporare anche più cereali integrali nei tuoi pasti? Ce l'ho. Il passaggio al riso integrale e al pane integrale è stato utile. Mi mantiene pieno più a lungo. Esattamente. I cereali integrali sono ottimi anche per la digestione. Forniscono fibre, che sono essenziali.
Parlando di fibre, hai qualche snack ricco di fibre preferito? Adoro fare spuntini con mandorle e fette di mela. Sono entrambi deliziosi e nutrienti. Sembrano gustosi. Di solito scelgo yogurt con dei frutti di bosco mescolati. È un'opzione rinfrescante. È una scelta fantastica. Lo yogurt può anche essere ottimo per la salute dell'intestino. I probiotici sono così utili. Sicuramente. È incredibile come la nostra dieta influenzi la nostra salute generale. Hai sentito parlare del concetto di alimentazione consapevole? Sì, ce l'ho. Si tratta solo di essere consapevoli di ciò che mangiamo e di assaporare ogni boccone, giusto? Esattamente. Può prevenire l'eccesso di cibo e aiutarci ad apprezzare di più i nostri pasti. Penso che sia un approccio eccellente. A volte mangiamo di fretta senza goderci davvero i pasti. Vero. Dedicare del tempo a gustare il nostro cibo può migliorare notevolmente la nostra esperienza culinaria. Inoltre, può portare a scelte più salutari man mano che diventiamo più consapevoli di ciò che stiamo consumando. Giusto. È tutto interconnesso. Se trattiamo bene il nostro corpo, nel complesso ci sentiamo meglio. Sono completamente d'accordo. Facciamo un patto per provare a mangiare in modo consapevole insieme questa settimana. Sembra una sfida divertente. Sono entusiasta di vedere come cambia la nostra prospettiva sul cibo. Lezione 4. Tech Talk. Ehi Anna, ho appena ricevuto un nuovo tablet ed è abbastanza grande. Perfetto per guardare video. Sembra eccitante. È facile da usare? Sì, molto. L'interfaccia è intuitiva, il che rende la navigazione tra le app un gioco da ragazzi. È bello sentirlo. Trovo sempre frustrante quando i dispositivi sono complicati. Esattamente. Adoro la velocità con cui posso passare da un servizio di streaming all'altro. Quali usi? Principalmente Netflix e YouTube. Ci sono così tanti contenuti disponibili. Anch'io sono un grande fan di YouTube. Hai scoperto qualche canale interessante ultimamente? Sì. Ho trovato un canale dedicato ai vlog di viaggio. I video sono così coinvolgenti che mi sembra di viaggiare con me. Sembra fantastico. Guardare i vlog di viaggio è un ottimo modo per esplorare nuovi posti da casa. Lo è davvero. Inoltre, i padroni di casa condividono consigli utili su ciascuna destinazione. Lo adoro. È come ottenere informazioni privilegiate senza dover alzarsi dal divano. Esattamente. Hai dei canali preferiti che consiglieresti? Mi piacciono molto i canali di cucina. Rendono molto divertente provare nuove ricette. È un'idea intelligente. I cooking show possono ispirare chiunque a sperimentare in cucina. Sì. Inoltre, spesso forniscono istruzioni dettagliate, il che le rende più facili da seguire. Dovrei provarlo. Guardare qualcuno cucinare potrebbe aumentare la mia fiducia nel provare nuove ricette. Sicuramente. Potresti scoprire un talento nascosto per la cucina.
Chi lo sa? Potrei finire per sorprendere la mia famiglia con un pasto delizioso. Sarebbe impressionante. Ricordati solo di divertirti. Cucinare dovrebbe essere piacevole. Lo terrò a mente. Con il mio nuovo tablet, posso guardare i tutorial mentre cucino. Perfetto. È come avere un corso di cucina personale direttamente nella tua cucina. Non vedo l'ora. Questo tablet si sta rivelando un ottimo investimento per i miei hobby. Lezione 5. Progettazione degli spazi. Ehi Anna, hai in mente una combinazione di colori o un tema specifico per il tuo salotto? Ciao John. Stavo pensando a un tema accogliente e terroso con colori caldi. Sembra adorabile. I toni della terra possono creare un'atmosfera così rilassante. Esattamente. Sto considerando le tonalità del marrone, del verde e forse un tocco di terracotta. Quei colori si completerebbero a vicenda magnificamente. Hai pensato ai mobili? Sì, sono propenso a un comodo divano di grandi dimensioni in un beige chiaro. Si abbinerebbe bene ai colori. Sembra invitante. Un grande divano è perfetto anche per le riunioni. Assolutamente. Immagino di aggiungere dei cuscini colorati per aggiungere un tocco di colore. Ottima idea. I cuscini possono davvero dare vita a uno spazio. Qualche modello particolare che ti piace? Mi piacciono i motivi geometrici. Aggiungono un tocco moderno senza essere troppo travolgenti. I motivi geometrici sono alla moda. Penso che possano bilanciare bene i toni della terra. Esattamente. Ho anche intenzione di incorporare alcune piante per aggiungere un elemento naturale. Questo è intelligente. Le piante non solo migliorano l'arredamento, ma migliorano anche la qualità dell'aria. Sì, sto pensando di acquistare alcune piante grasse. Richiedono poca manutenzione e aggiungono un'atmosfera fresca. Le piante grasse sono perfette. Hai in mente altri elementi decorativi? Mi piacerebbe avere delle opere d'arte da parete, magari pezzi ispirati alla natura che legano insieme il tema. L'arte ispirata alla natura sarebbe fantastica. Può creare una connessione perfetta con le piante. Esattamente. Sto anche considerando un grande specchio per rendere lo spazio più grande e luminoso. Gli specchi sono un'ottima scelta. Possono davvero trasformare una stanza e aggiungere profondità. Lo penso anch'io. Sono sempre più entusiasta di questo progetto. Sembra che sarà un bellissimo soggiorno. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Ehi Anna, hai sentito del giocatore che è stato votato Most Valuable Player in questa stagione? Ciao John. Sì, l'ho fatto. È fantastico vedere qualcuno riconosciuto per il suo duro lavoro. Assolutamente. Sia per i tifosi che per i giocatori, la sua prestazione è stata notevole. Sono d'accordo. È impressionante come abbia mantenuto una tale costanza per tutta la stagione. Giusto?
È riuscito a segnare più di 30 punti a partita, cosa non da poco. È incredibile. Posso solo immaginare la pressione che deve aver sentito durante ogni partita. Sicuramente. Ma sembra che abbia prosperato sotto quella pressione, il che è un vero segno di campione. Esattamente. Inoltre, la sua leadership in campo ha davvero ispirato i suoi compagni di squadra. Sì. È fantastico quando un giocatore non solo eccelle personalmente, ma eleva anche gli altri intorno a sé. Lo adoro. Crea una dinamica di squadra positiva, essenziale per il successo. Di sicuro. Ho sentito che la sua dedizione all'allenamento è stata un fattore importante per il suo successo in questa stagione. Questo ha senso. L'impegno e il duro lavoro spesso portano a grandi risultati. È stato persino visto allenarsi a tarda notte, il che dimostra la sua determinazione. Wow, è stimolante. Ci ricorda che il talento da solo non è sufficiente. Anche lo sforzo è fondamentale. Esattamente. Hai mai seguito un giocatore del genere che ti ha ispirato? Sì, ammiravo un giocatore di basket che superava gli infortuni per eccellere nella sua carriera. Questa è una storia potente. La resilienza può essere importante tanto quanto l'abilità nello sport. Assolutamente. Ci insegna anche preziose lezioni sulla perseveranza nella vita. D'accordo. Guardare i giocatori avere successo contro ogni previsione può davvero motivarci a inseguire i nostri obiettivi. È una pausa rinfrescante dalla nostra routine quotidiana vedere questi trionfi, non credi? Sì, lo è. Ci ricorda che il duro lavoro paga, sia nello sport che nella vita personale. Lezione 7. Dinamiche familiari. Ehi Anna, quale posizione pensi di voler ricoprire nella tua famiglia? Ciao John. Questa è una domanda interessante. Credo che mi divertirei a fare il pacificatore. Un pacificatore? Un'ottima scelta. Mantenere l'armonia è così importante. Assolutamente. Penso che aiuti tutti a sentirsi più a proprio agio e connessi. Hai visto come i ruoli familiari possono modellare le relazioni? Sì, ogni ruolo comporta le proprie sfide e responsabilità, il che può essere piuttosto affascinante. È vero. A volte, non hai davvero scelta sul ruolo in cui ricadere. Giusto. Ad esempio, spesso finisco per essere io a organizzare riunioni di famiglia. Questo ha senso. L'organizzazione può essere molto divertente, ma richiede anche molto impegno. Lo fa, però mi piace. È bello vedere tutti riunirsi. Di sicuro. E ti dà la possibilità di mostrare le tue abilità culinarie, giusto? Ah, esattamente. Cucinare per tutti può essere una vera sfida, ma è gratificante. Hai un piatto d'autore che colpisce la tua famiglia? Direi che la mia lasagna è una delle preferite dal pubblico. È caloroso e confortante. Le lasagne sono sempre un successo. Con cosa lo servite di solito?
Mi piace abbinarlo a un'insalata fresca e del pane all'aglio. È una combinazione deliziosa. Sembra delizioso. Capisco perché la tua famiglia lo adori. Ti piace cucinare anche altri pasti? Sicuramente. Adoro sperimentare nuove ricette, soprattutto di culture diverse. È un modo fantastico per conoscere altre tradizioni. Qual è il piatto più interessante che hai provato? Una volta ho preparato un curry tradizionale thailandese. I sapori erano così vivaci e unici. Sembra incredibile. Cucinare può essere un'avventura così divertente. Lo è davvero. Inoltre, riunisce la famiglia, che è la parte migliore. Assolutamente. I pasti in famiglia creano ricordi duraturi e rafforzano i legami. Lezione 8. Avventure culinarie. Ehi Anna, ultimamente sto sperimentando in cucina alcune ricette autentiche. Sembra delizioso. Che tipo di ricette hai provato? Ho provato alcune ricette italiane a casa. Sono così pieni di sapore. La cucina italiana è fantastica. Hai preparato la pasta partendo da zero? Sì. Ho provato a fare le fettuccine ed è stato sorprendentemente facile e divertente. La pasta fatta in casa ha una consistenza meravigliosa. Come è andata a finire? Era un po' irregolare, ma il gusto era incredibile. L'ho abbinato a una cremosa salsa Alfredo. Gnam! Alfredo è un classico. Hai aggiunto degli ingredienti speciali? Ho incluso aglio e un pizzico di noce moscata per un ulteriore strato di sapore. Bel tocco! La noce moscata può davvero esaltare il piatto. Hai provato a fare anche la pizza? L'ho fatto. Ho preparato una pizza margherita con basilico fresco e mozzarella. Sembra paradisiaco. Non c'è niente di meglio della pizza fatta con ingredienti freschi. Assolutamente. Ho trovato un'ottima ricetta per l'impasto e ne è valsa la pena. Hai un topping preferito? Adoro una semplice combinazione di basilico fresco e pomodorini. Che ne dici di te? Sono un fan dei funghi e degli spinaci. Aggiungono una bella terrosità alla pizza. Sembra delizioso. Dovrò provarlo la prossima volta. Sicuramente. È fantastico sperimentare sapori diversi. Quali altre cucine hai provato? Di recente ho esplorato anche alcune ricette thailandesi. Ho preparato un curry rosso piuttosto piccante. Il cibo thailandese è così vivace. I curry piccanti possono davvero risvegliare le papille gustative. Di sicuro. Ho usato il latte di cocco per bilanciare il calore. È andata bene. Il latte di cocco è l'ingrediente perfetto per la ricchezza. Hai provato a preparare dei dolci? Ho preparato un tiramisù ed è stato un successo. Il gusto del caffè era perfetto. Il tiramisù è una vera delizia. Hai usato savoiardi o ne hai fatti uno tuo?
Ho usato savoiardi acquistati in negozio per risparmiare tempo, ma mi piacerebbe provare a farli da zero un giorno. Sarebbe una sfida divertente. La cottura al forno può essere così gratificante. Lo è davvero. Mi sto godendo questo viaggio culinario e imparando nuove tecniche lungo la strada. Continuate così. La cucina può essere uno sfogo creativo e c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Sono d'accordo. Sono entusiasta di vedere cosa proverò dopo in cucina. Lezione 9. L'arte degli accordi. Ehi Anna, penso sia il momento di discutere l'accordo formale per il nostro progetto. Assolutamente, John. È importante avere tutto per iscritto. Cosa suggerisci? Procediamo con un accordo formale che delinei le responsabilità di ciascuna parte? Sembra un piano solido. Aiuterà a chiarire le aspettative. Perfetto. Credo che dovremmo includere anche scadenze e risultati. Sì, stabilire scadenze chiare è fondamentale per mantenere il progetto sulla buona strada. D'accordo. Potremmo anche aggiungere una sezione sulla riservatezza. È un'idea saggia. Proteggere le nostre idee e informazioni è essenziale. Esattamente. Che ne dici di elencare i termini per la risoluzione di eventuali controversie? Bel pensiero. È sempre meglio avere un piano in atto per i potenziali problemi. Posso redigere uno schema iniziale, se lo desideri, poi possiamo esaminarlo insieme. Lo apprezzerei. Una volta che avremo una bozza, possiamo discutere le modifiche necessarie. Dopo averlo finalizzato, chiediamo ai nostri team legali di esaminare il documento. È un passo prudente. L'input legale garantirà che tutto sia conforme. Giusto. Voglio assicurarmi di coprire tutte le basi per evitare malintesi in seguito. Assolutamente. Una comunicazione chiara è fondamentale in qualsiasi accordo. Una volta approvata dai nostri team legali, possiamo fissare una data per la firma. Sembra un piano. Non vedo l'ora di finalizzare tutto. Anch'io. Una volta concluso l'accordo, possiamo concentrarci sull'attuazione della nostra visione. Sì, ci darà la tranquillità di sapere che tutto è ufficialmente documentato. E possiamo festeggiare la firma con una piccola riunione di squadra. È un'ottima idea. Una piccola festa risolleverà il morale. Esattamente. Manteniamo lo slancio mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi. Lezione 10. Un'avventura navale. Ehi Anna, stavo pensando al mio prossimo lavoro nella Marina degli Stati Uniti. Sembra eccitante. Che ruolo stai considerando? Sto cercando posizioni che coinvolgono la logistica e la gestione della catena di fornitura. Interessante. Questi ruoli sono fondamentali per qualsiasi operazione. Cosa ti ha spinto a sceglierlo? Mi è sempre piaciuto organizzare e ottimizzare i processi. È gratificante vedere che tutto funziona senza intoppi.
Capisco perché ti piacerebbe. Hai avuto esperienze passate con la logistica? Sì, durante il mio ultimo impiego, ho contribuito a razionalizzare il flusso di rifornimenti per la nostra unità. Deve essere stata un'esperienza preziosa. Quali sono state alcune sfide che hai dovuto affrontare? Una sfida significativa è stata il coordinamento delle consegne in località remote. Richiedeva molta pianificazione. Posso immaginarlo. Hai implementato strategie specifiche per ovviare a questo problema? Abbiamo utilizzato una combinazione di tecnologia e lavoro di squadra per migliorare la comunicazione e il tracciamento. Questo è un approccio intelligente. La tecnologia può davvero migliorare l'efficienza nella logistica. Assolutamente. Ho anche imparato l'importanza della flessibilità in caso di situazioni impreviste. La flessibilità è fondamentale in qualsiasi lavoro, specialmente nell'esercito. Cos'altro hai trovato gratificante? Vedere l'impatto positivo del nostro lavoro sul morale delle truppe è stato incredibilmente appagante. Meraviglioso! Supportare il team deve aver reso i tuoi sforzi ancora più significativi. L'ha fatto davvero. In quel periodo ho anche stretto delle ottime amicizie. Questa è una delle parti migliori del lavorare in un ambiente del genere. Sei rimasto in contatto con loro? Sì, abbiamo una chat di gruppo in cui condividiamo aggiornamenti e pianifichiamo riunioni occasionalmente. È fantastico! È fantastico mantenere queste connessioni. Cosa speri di ottenere nel tuo prossimo ruolo? Voglio continuare a migliorare l'efficienza operativa e forse anche assumermi responsabilità di leadership. Sono obiettivi ammirevoli. La leadership può essere impegnativa, ma anche molto gratificante. Sicuramente. Credo sia essenziale ispirare e supportare gli altri membri del team. D'accordo. Un buon leader favorisce la collaborazione e motiva tutti a fare del proprio meglio. Non vedo l'ora che inizi il prossimo capitolo della mia carriera in marina. Lezione 11. Meraviglie floreali autunnali. Ehi Anna, hai mai notato quanto sono belli i crisantemi in autunno? Sì, illuminano davvero i giardini con i loro colori vivaci. Quali colori ti piacciono di più? Sono particolarmente affezionato a quelli bordeaux intenso. Hanno un tono così ricco e caldo. Sono adorabili. Mi piacciono anche le varietà gialle e arancioni brillanti. Mi ricordano le foglie che cambiano. Assolutamente. I crisantemi possono essere così allegri sullo sfondo del fogliame autunnale. Sapevi che sono disponibili anche in molte forme? Alcune sono a forma di pompon, mentre altre sembrano margherite. L'ho notato. È affascinante quanto siano diversi. Ne hai un tipo preferito? Penso di preferire le mamme ragno. I loro petali lunghi creano un effetto così drammatico. Le mamme ragno sono fantastiche. Sembrano quasi danzare nella brezza. Li hai mai coltivati? Ho provato a piantarne un po' l'anno scorso, ma non ho avuto molto successo. Hanno bisogno di cure specifiche, vero? Sì, lo fanno.
Richiedono un terreno ben drenato e molta luce solare. Può essere un po' complicato. Avrei dovuto fare più ricerche. Che mi dici di te? Hai avuto fortuna con loro? Ho avuto un certo successo con loro, ma ho ancora molto da imparare sulla cura adeguata. Il giardinaggio può essere un'ottima esperienza di apprendimento. Hai scoperto qualche consiglio lungo la strada? Un consiglio è quello di pizzicare gli steli all'inizio dell'estate per incoraggiare una crescita più folta. È una buona idea. Me lo ricorderò sicuramente per la prossima volta. Hai altri fiori autunnali preferiti? Adoro gli astri. I loro fiori a forma di stella sono così affascinanti. E tu? Sono una fan delle dalie. Sono disponibili in tanti colori e forme e durano a lungo. Le dalie sono bellissime. È incredibile come i fiori possano cambiare l'atmosfera di un giardino. Verissimo. Portano vita e colore, soprattutto quando le giornate si accorciano. Inoltre, attirano gli impollinatori, il che è ottimo per l'ecosistema. Lezione 12. Escapades ai Caraibi. Ehi Anna, sono appena tornata dai Caraibi ed è stato assolutamente meraviglioso. Sembra incredibile. Quali attività hai svolto durante il tuo soggiorno? Ho provato lo snorkeling per la prima volta. Il mondo sottomarino era incredibile. Lo snorkeling è un'esperienza così divertente. Hai visto dei pesci colorati? Sì. C'erano così tanti pesci vivaci che nuotavano in giro. Mi sembrava di essere in un acquario tropicale. Deve essere stato magico. Sei andato in qualche posto specifico per lo snorkeling? Abbiamo visitato un posto chiamato Coral Gardens. Le formazioni coralline erano mozzafiato. Ho sentito parlare molto bene di Coral Gardens. Hai scattato qualche foto? Assolutamente. Ho scattato tantissime foto. Voglio rivivere quei momenti. È fantastico! Catturare i ricordi è così importante. Cos'altro hai fatto? Ho anche fatto un'escursione nella foresta pluviale. Lo scenario era lussureggiante e vivace. Fare escursioni nella foresta pluviale sembra un'avventura. Hai visto animali selvatici? Sì. Ho visto alcuni uccelli colorati e persino alcune scimmie che dondolavano tra gli alberi. Com'è emozionante! Le scimmie possono essere molto divertenti. Hai avuto incontri ravvicinati? Una scimmia si è incuriosita un po' troppo ed è venuta subito da me. È stato divertente. Sembra una bella storia da raccontare. Hai provato del cibo locale mentre eri lì? Sì. Ho mangiato pollo stronzato ed era incredibilmente saporito. Sento ancora il sapore delle spezie. Il pollo jerk è un classico. Hai provato altri piatti? Mi è piaciuto anche il pesce fresco, in particolare il pesce alla griglia con lime. Era così fresco. Sembra delizioso. I Caraibi sono noti per la loro fantastica cucina. Lo è davvero.
Ho persino seguito un corso di cucina per imparare a preparare alcuni piatti. Deve essere stato divertente. Cosa hai cucinato? Abbiamo preparato un tradizionale piatto di riso al cocco e una salsa piccante. Non vedo l'ora di provarlo a casa. Quei piatti sembrano fantastici. Dovrai condividere le ricette con me. Sicuramente. Voglio riportare un assaggio dei Caraibi nella mia cucina. Non vedo l'ora. Hai avuto un viaggio così appagante pieno di attività. Era il mix perfetto di avventura e relax. Non vedo l'ora di tornarci. Lezione 13. Lo splendore della natura. Ehi Anna, sono appena tornata da un viaggio alla scoperta di spiagge e cascate meravigliose. Sembra incredibile. Anch'io amo esplorare spiagge e cascate. Quali erano alcuni dei tuoi preferiti? Una spiaggia si chiamava Crystal Cove e l'acqua era così limpida che si potevano vedere tutti i pesci che nuotavano intorno. Crystal Cove sembra adorabile. Hai avuto la possibilità di nuotare lì? Sì, l'ho fatto. L'acqua era rinfrescante e ho persino provato a fare snorkeling per la prima volta. Lo snorkeling è così divertente. Che tipo di vita marina hai visto? Ho visto vivaci barriere coralline e banchi di pesci colorati. Sembrava di nuotare in un quadro. Wow! Deve essere stata un'esperienza surreale. Che mi dici delle cascate? Ho visitato una cascata chiamata Rainbow Falls. La nebbia ha creato bellissimi arcobaleni alla luce del sole. Sembra magico. Hai fatto un'escursione per arrivarci? Sì, l'escursione è stata un po' impegnativa, ma la vista valeva ogni passo. Adoro quando un'escursione porta a paesaggi così meravigliosi. Hai scattato qualche foto? Ho scattato tantissime foto. Voglio immortalare ogni momento per ricordarlo più tardi. È un'ottima idea. Le immagini possono davvero aiutarti a rivivere quelle bellissime esperienze. Esattamente. Ho anche realizzato un breve video delle cascate. Il suono dell'acqua è così rilassante. Posso immaginarlo. Le cascate hanno un modo per calmare la mente. Ti sentivi rilassato mentre eri lì? Assolutamente. Essere circondato dalla natura mi ha fatto sentire ringiovanito. La natura ha questo effetto. Hai incontrato persone interessanti durante il tuo viaggio? Sì, ho incontrato alcuni abitanti del posto che hanno condiviso storie sulla zona. Erano così cordiali. Meraviglioso! Entrare in contatto con la gente del posto può migliorare l'esperienza di viaggio. Di sicuro. Mi hanno persino consigliato alcune gemme nascoste che voglio esplorare la prossima volta. Sembra che tu abbia avuto un'avventura fantastica. Mi piacerebbe sapere di più sul tuo viaggio. Sarei felice di condividere. Esplorare la natura è sempre un'avventura di cui vale la pena parlare. Lezione 14. Un viaggio nella storia. Ehi Anna, ho appena letto di un'affascinante storia familiare del South Dakota. Sembra intrigante. Cosa hai imparato sul loro viaggio?
Alla fine si trasferirono nel South Dakota nel 1879, alla ricerca di nuove opportunità e nuove terre. Deve essere stata una bella transizione per loro. Cosa li ha motivati a trasferirsi? Cercavano una vita migliore e volevano fuggire dalle città affollate. Posso capirlo. La promessa di un terreno aperto è allettante. Cosa è successo una volta arrivati? La famiglia si stabilì vicino alle Black Hills. Hanno affrontato molte sfide, compresi inverni rigidi. Gli inverni rigidi possono essere duri. Sono riusciti ad adattarsi al nuovo ambiente? Sì, hanno imparato a coltivare la terra e ad allevare bestiame. Richiedeva molto duro lavoro. L'agricoltura nel XIX secolo non era un compito facile. Avevano delle tecniche particolari. Usavano metodi tradizionali e facevano molto affidamento sul sostegno della comunità. I vicini si aiutavano a vicenda. Quel senso di comunità deve essere stato essenziale per la loro sopravvivenza. Hanno prosperato nel tempo. L'hanno fatto. Nel corso degli anni, la loro fattoria è cresciuta e hanno persino aperto un piccolo negozio di forniture. È impressionante. Sembra che siano davvero entrati a far parte dell'economia locale. Esattamente. La loro storia evidenzia la resilienza e la determinazione dei primi coloni. È incredibile come famiglie come loro abbiano plasmato la storia della zona. Ci sono ancora dei discendenti oggi. Sì, molti discendenti vivono ancora nel South Dakota e spesso condividono l'eredità della loro famiglia. Meraviglioso! È importante mantenere vive queste storie. Hai trovato storie specifiche delle loro vite? Una storia parlava di come organizzassero feste del raccolto per celebrare la generosità della stagione. Le feste del raccolto sembrano un modo divertente per riunire la comunità. Lo erano davvero. Ha favorito un forte senso di appartenenza e tradizione. Adoro conoscere la storia attraverso storie personali. Lo rende molto più riconoscibile. Assolutamente. La storia non riguarda solo le date, riguarda le persone e le loro esperienze.